Investire in Cina può farti raddoppiare il valore del portafoglio? O meglio non fidarsi e continuare a investire solo negli Stati Uniti e nell'Europa, che comunque negli ultimi decenni ci hanno regalato profitti importanti? Molti pensano che la Cina diventerà la prima potenza economica mondiale, superando anche gli Stati Uniti. Altri invece non si fidano a investirci neanche un euro. Chi ha ragione? Ci sono dati storici oggettivi per rispondere a queste domande, ma bisogna sapere quali dati cercare. Vediamoli insieme. Prima di continuare, iscriviti al canale e attiva la campanella. Se arriviamo a 25 like, farò un video in cui parlo del futuro dell'Italia. La Cina ha molti punti forti a suo favore, ma anche tanti punti deboli. Ad esempio, molti mi risponderebbero la popolazione che sta invecchiando. È vero, però è ancora relativamente giovane, si possono ancora attuare molte misure, non è ancora vecchia come l'Europa ad esempio. Oppure mi risponderebbero semplicemente la libertà nel viverci. Sì, ma noi andiamo a vedere il prodotto interno lordo, quanto produce, quanto producono le aziende. I settori in cui sta investendo la Cina e i settori che sono profittevoli sono proprio quelli in via di sviluppo in questo momento. Ci basti pensare all'intelligenza artificiale, le terre rare, le batterie delle macchine elettriche stesse che stanno facendo una concorrenza alle nostre europee o anche quelle americane, vincendo per adesso. Un altro grosso punto a favore della Cina è che le aziende estere producono proprio in Cina. Quindi ci sono molte aziende europee che stanno investendo per produrre i loro prodotti in Cina. E parlo anche di aziende grosse, appunto già citate prima del settore delle automobili, ma in generale moltissime aziende anche tecnologiche. Questo punto in realtà non è da sottovalutare, perché il secolo scorso tutta la produzione negli anni 40 veniva fatta negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti avevano importato tutta la produzione a livello mondiale, il posto dove si produceva di più erano gli Stati Uniti. Aveva basato l'economia sul petrolio, mentre invece adesso puoi basare un'economia sulle terre rare, ad esempio, sui chip. Come vedete, ci sono molti punti in comune tra gli Stati Uniti degli anni 40, quando hanno preso il potere, quando gli Stati Uniti sono diventati la prima potenza mondiale. Sì, non sono sempre stati gli Stati Uniti la prima potenza mondiale. Prima era il Regno Unito. Ti sembrerà strano vedendo la condizione attuale, ma era il Regno Unito. Il mondo seguiva il Regno Unito. Prima ancora erano i Paesi Bassi. Il mondo seguiva i Paesi Bassi. La prima azienda quotata è stata dei Paesi Bassi. Ogni prima economia ha portato un qualcosa che è andato avanti nel tempo fino ai giorni d'oggi. Ma nessuna di queste potenze, quando erano la prima potenza economica mondiale, lo è stata per sempre. Sono tutte nate, vissute, cresciute e morte non a livello di paese, ma a livello di prima superpotenza economica mondiale. Infatti il Regno Unito, a parte dopo che c'è stata la Brexit, non è che se l'è cavata male, non è diventato un paese del terzo mondo, ma è passato da il primo paese ad essere uno dei paesi europei. Quindi non è da escludere che questo passaggio possa avvenire nuovamente, quindi passando lo scettro dagli Stati Uniti alla Cina. Infatti, come abbiamo visto prima, molte carte che prima erano a favore degli Stati Uniti sono negli anni passate alla Cina. Ora non è un processo che avverrà domani mattina, ci vogliono anni, in media ci vogliono circa 80 anni. Siamo più o meno nel periodo giusto, è diventata prima potenza economica dopo la guerra mondiale, gli Stati Uniti. Quindi siamo più o meno a 80 anni, ma non avviene domani mattina, il processo è comunque lungo. Molti addirittura pensano che lo scettro non passerà a un paese come la Cina. Gli Stati Uniti sono un insieme di paesi. Molti pensano infatti che passerà al BRICS. Tu come la pensi? Fammelo sapere nei commenti. Ma queste politiche vi ricordano qualcos'altro? Qualcosa di più recente? Esatto. Trump sta provando a riportare gli Stati Uniti esattamente con gli stessi punti di forza che aveva in passato. Gli stessi punti di forza che gli hanno permesso di diventare la prima economia a livello mondiale. Ma vi verrà in mente con un paio di cose. Ad esempio, ha aggiunto i dazi in Europa e nel resto del mondo, ma ha detto che i dazi non ci saranno per tutte le aziende che produrranno all'interno degli Stati Uniti, che produrranno
Quindi non gli interessa che le aziende spostino la loro sede legale in America per pagare le tasse lì. A loro interessa avere gli stabilimenti produttivi, creare lavoro e far crescere il più possibile di nuovo l'economia all'interno del paese. Perché dico di nuovo? Perché lui sta facendo esattamente le stesse cose degli anni 40. Mentre invece la Cina sta facendo sempre le stesse cose, perché già dai primi anni 2000 che la produzione si è spostata in Cina per convenienza, perché ci costava meno. Però la Cina ha seguito la naturale evoluzione degli eventi. Quindi se un'economia che prima e ancora oggi è basata sul petrolio ha investito per le tecnologie future, non quelle passate o quelle ancora attuali che stanno finendo il loro ciclo. Anche qui il petrolio, noi siamo tutti nati nell'era del petrolio. Mi è venuto in mente uno, no, io ho 300 anni. Ok, ma il petrolio non è sempre stato il miglior asset, è stato il migliore negli ultimi 100 anni più o meno, ma non da sempre. Prima ce n'erano altri, c'è stato il carbone, più volte l'oro, ad esempio. Ci sono state anche delle bolle, ad esempio la bolla dei tulipani, che molti di voi conoscono. Quindi quello che sta facendo Trump è spostare lì tutte le produzioni che riesce a spostare come stabilimenti, mentre la Cina le ha già, perché già per convenienza le abbiamo spostate anche lì. Avere uno stabilimento o più stabilimenti negli Stati Uniti non preclude avere stabilimenti anche in Cina, dove peraltro già ci sono. Quindi la Cina sta sfruttando già questa cosa, come la sfruttavano gli Stati Uniti negli anni 40. Ma in più sta investendo sulle nuove tecnologie anziché su quelle vecchie. Infatti non punta tanto sul petrolio, non sentiamo mai dire che la Cina sta puntando sul petrolio, mentre sugli Stati Uniti lo sentiamo ancora dire e molto. Certo è cresciuta comunque grazie proprio a questa risorsa, ma sentiamo spesso dire che la Cina punta sull'intelligenza artificiale, sulle batterie a litio o sulle terre rare. Quindi sono le stesse cose che hanno fatto crescere gli Stati Uniti, ma in chiave moderna, su quello che si cerca oggi. Questo concetto è riassunto, se lo vuoi approfondire, nel concetto del Big Cycle, descritto in questo libro da Ray Dalio. Un altro punto chiave è un nodo veramente importante, che è Taiwan. Taiwan in realtà rappresenta proprio il centro di questo nuovo mondo, perché a Taiwan si produce il 97% dei chip mondiali, tutti da questa azienda. Quindi anche i chip che sono presenti all'interno dello smartphone dove stai guardando questo video, se lo stai guardando dal PC, del vostro televisore, tutti i chip, quasi tutti, sono prodotti da questa unica azienda. Perché dico che è un nodo? Perché la Cina continua a ribadire che Taiwan è importante che sia della Cina, continua a dire che Taiwan fa parte della Cina. Taiwan si proclama indipendente, mentre ovviamente anche agli Stati Uniti interessa Taiwan, soprattutto per avvantaggiare anche le sue aziende. Perché tu mi dirai, sì, ma Nvidia produce moltissimi chip, ed è esatto, ma Nvidia compra i chip da questa azienda. E non sono la stessa categoria di chip, non si fanno concorrenza, una ha bisogno dell'altro, ma è più Nvidia che ha bisogno di TSMC. Infatti più volte hanno mandato gli Stati Uniti navi da guerra a proteggere Taiwan dalla Cina, perché se Taiwan facesse parte della Cina non ci sarebbe più storia per il futuro, lo scettro passerebbe automaticamente alla Cina, ed è proprio per questo che gli Stati Uniti continuano a difenderla, continuano a fare in modo che Taiwan risulti perlomeno indipendente. In tutto questo minestrone comunque c'è anche il Giappone, che un pezzetto di Taiwan lo vorrebbe, perché è già stata del Giappone. Taiwan infatti è l'unico paese, l'unica zona in tutto il mondo in cui se scoppiasse una guerra potrebbe davvero diventare una guerra mondiale, perché ci sono gli interessi di tutto il mondo. Esatto, non arriverà una guerra mondiale dall'Ucraina e probabilmente neanche dal Medio Oriente. Il nodo è Taiwan. Taiwan è l'unico posto dove una guerra può diventare mondiale, in questo momento e in questo periodo storico. Questo non perché il Medio Oriente o l'Ucraina siano meno importanti, ci mancherebbe altro, ma semplicemente perché hanno meno interessi nell'economia mondiale. Cioè il mondo non dipende dall'Ucraina e non dipende dal Medio Oriente, dallo Stretto di Hormuz in parte, ma il nodo cruciale sono proprio i chip presenti a Taiwan. Il mondo lo sa di questo problema, infatti l'azienda sta cercando di creare stabilimenti in tutti i continenti.
compresa l'Europa, in modo da accontentare un po' tutti, ma al momento ancora la produzione risulta essere al 90% dentro quell'isola e questo non piace alle potenze principali, tra cui soprattutto Cina e Stati Uniti. Ma le aziende cinesi hanno anche altre potenzialità rispetto alle aziende americane. Sì, lavorano in un modo completamente diverso e no, non è come eravamo abituati noi, fanno imitazioni eccetera. Sì, avendo gli stabilimenti produttivi lì possono replicare la stessa identica cosa, ma la potenzialità è un'altra e riguarda proprio come lavorano come mentalità. Le aziende degli Stati Uniti vengono avvantaggiate moltissimo dal governo statunitense. Basti pensare alla Silicon Valley, basti pensare alla facilità per trovare gli investitori o semplicemente al fatto che il governo americano continui a investire miliardi e miliardi e centinaia di miliardi ogni anno nelle sue aziende. Questo solo nelle aziende quotate, più tutte le start-up. Le fa crescere e poi continua a avvantaggiarle dopo come governo quando crescono molto. La Cina non fa questo. La Cina non continua a investire così abbondantemente nelle sue aziende, anzi, però usa una logica completamente diversa. Dice alle aziende: se tu segui un certo piano, e il piano non è soltanto dettato dal governo, ma ogni 5 anni si fa un piano quinquennale con le principali aziende. Vuol dire che il governo si siede al tavolo con le sue principali aziende e decidono insieme dove vogliono puntare e in che modo. Ma vi faccio un esempio concreto. L'ultimo piano quinquennale, firmato nel 2025 e che andrà avanti fino al 2030, ha deciso che il governo cinese investirà sulle proprie aziende, ma non in borsa come fanno gli Stati Uniti, alla cieca solo perché quelle aziende hanno la sede negli Stati Uniti. No, non fa così il governo cinese. Parlando allo stesso tavolo con le sue aziende, hanno deciso che se loro puntano in tutti i settori in crescita, quindi intelligenza artificiale, batteria litio, software, i chip, tutto quello che nel futuro risulta in crescita, proprio il futuro, il settore della robotica, eccetera, allora per ogni euro che loro investono di fatturato, la Cina gli dà altrettanto. Quindi se l'azienda investe 5 miliardi di euro in quella tecnologia, il governo cinese gli darà a quell'azienda altri 5 miliardi, purché sia nelle tecnologie in crescita. Infatti non è un caso che tutte le aziende cinesi sono innovative e stanno puntando sul settore tecnologico, ma perché lo Stato sta puntando proprio a quel settore e fa in modo che le proprie aziende puntino su quello. Hanno anche dei limiti, ad esempio se un'azienda cinese non segue le linee cinesi, il governo può anche decidere di affossarla andando contro alla sua stessa economia, quindi seguono dei protocolli rigidissimi. Ma è anche vero che quelle aziende, proprio perché seguono queste regole così rigide, molto più rigide rispetto a quelle statunitensi, che cercano di farle fruttare e quello che interessa sono solo i soldi, quando finalmente iniziano a crescere hanno possibilità molto superiori rispetto a quelle americane, almeno come stabilità dell'azienda e come utili più solidi, eccetera. Ma tornando agli investimenti attuali, secondo questo piano quinquennale, le aziende, soprattutto nel 2026 e 2027, inizieranno a investire molto su queste tecnologie pur di ricevere quei soldi dal governo. Quindi che cosa succede in borsa a queste aziende? Soffrono in quegli anni perché riducono gli utili. Riducendo gli utili, il loro valore in borsa scende. Sì, loro stanno investendo per il futuro, ma la borsa guarda soltanto il dato attuale. Adesso hanno diminuito gli utili, perché stanno investendo in questo momento attuale, alla borsa non interessa, hanno diminuito gli utili. Quindi è un buon momento, questo secondo me, per comprare. È un buon momento perché il valore in borsa è sceso, ma non perché sono davvero diminuiti gli utili, sono diminuiti perché li stanno investendo e li investiranno per il 2026-2027, inizieranno già a investire un po' meno, ma ancora non avranno il ritorno di quegli investimenti, perché il ritorno di quegli investimenti ci sarà dal 2028 al 2030. Quindi già nel 2027 probabilmente queste aziende inizieranno a crescere perché stanno investendo meno, quindi aumentano gli utili. Mentre dal 2028 al 2030 ci saranno i frutti di questo grosso investimento e in questo modo le aziende saliranno ancora di più in borsa, ma non saranno
delle salite come siamo abituati noi, del più 15 o al massimo 20%, perché parliamo di un moltiplicatore, parliamo di utili che potenzialmente possono anche raddoppiarsi o triplicarsi, e probabilmente verrà seguito anche il valore in borsa, che segue molto gli utili. Quindi io cosa sto facendo in questo momento? In altri video ho parlato di fase risk on e risk off, quindi se non sapete di cosa sto parlando andatevi a vedere qualche video passato. La fase risk off è dove le persone, ma anche istituzionali, banche o governi, stanno investendo soprattutto nei settori considerati più sicuri, perché non si fidano dell'economia, perché c'è più incertezza, e investono nei settori più sicuri, che possono essere materie prime come l'oro, possono essere aziende del settore energetico, a volte aziende del settore healthcare, della salute, oppure molto spesso nel petrolio, sempre nell'ambito delle materie prime. Ma è proprio quello che sta succedendo, stanno salendo proprio queste aziende e queste materie prime. Siamo nel pieno di questa fase. Quindi io che cosa sto facendo? In questo momento ho iniziato a vendere queste posizioni. Le sto vendendo perché ho avuto un grosso profitto da queste posizioni, molto più di quello che potevo aspettarmi, perché sono settori che non crescono moltissimo, sono cresciuti molto in questi anni. Quindi io sto prendendo i miei profitti. E dove sto mettendo questi profitti? Li sto spostando in un'ipotetica fase di risk on. Sì, perché tanto il ciclo cambia, non restiamo sempre in un solo ciclo. Quando siamo nel pieno della fase risk off, sembra che ormai saliranno soltanto le obbligazioni, l'oro, il petrolio, ma prima o poi quella fase finisce, è sempre finita in passato. E poi è iniziata la fase risk on. Sapendo come andranno le aziende cinesi, leggendo questo piano quinquennale, sto investendo soprattutto sulle aziende che stanno investendo molto in quei settori e sono cinesi. Certo, non è un investimento a breve termine, perché mi aspetto di ritirare questi nuovi profitti tra il 2028, 2029 o al massimo nel 2030. Però chi mi conosce e mi segue già sa che il mio approccio non è a breve termine, ma è a medio e lungo termine. Quindi va benissimo, soprattutto per ritorni potenzialmente così elevati. Non sto investendo in aziende che valgono 3 miliardi di euro al massimo, ma sto investendo comunque su aziende che valgono centinaia di miliardi di dollari. Quindi il rischio non è da speculazione, ma è un rischio di investimento, anzi diversifico ancora di più tutta la parte legata agli Stati Uniti e all'Europa, che comunque è in Occidente. Se va in crisi l'Occidente, scenderebbe tutto il portafoglio se ho tutti i miei investimenti in Europa e negli Stati Uniti. Mentre se ho una parte dei miei investimenti, magari anche il 30% in Cina, quella parte non crollerà. Anzi, può anche essere che proprio perché Europa e Stati Uniti sono in crisi e quella parte del portafoglio scende, la parte cinese magari sta salendo perché si stanno tutti spostando lì. Può succedere anche questo. I cicli di mercato sono molteplici, non esiste solo risk on e risk off. Esiste la fase del settore tecnologico, il ciclo delle cripto, ci sono tantissimi cicli di mercato. Se anche tu vuoi seguire la mia strategia, puoi tranquillamente copiare il mio portafoglio su eToro. È proprio lì che sto attivando questa strategia e puoi copiarla con l'importo che preferisci, a partire dai 200-300 euro. In questo modo gli spostamenti che farò io con il mio portafoglio in automatico, in tempo reale, verranno fatti anche con il tuo portafoglio con la stessa percentuale. Ti lascio il link in descrizione. Ti ringrazio di aver visto il video fino alla fine e ti ricordo di iscriverti al canale, e se raggiungiamo i 25 like farò uscire un nuovo video.